Hai mai riflettuto sulla differenza tra essere rispettata e essere amata? Molte donne credono che l'amore nasca da una connessione emotiva intensa, e sì, questo è vero fino a un certo punto. Ma c'è un fattore cruciale senza il quale il vero amore non può esistere: il rispetto. Ora, immagina questa situazione: un uomo può rispettarti senza amarti, ma non sarà mai in grado di amarti senza rispettarti prima. Ci hai mai pensato? Cosa fa sì che un uomo ti guardi e rispetti davvero tutto ciò che sei? Come percepisce le tue azioni? Quali sono i principi che fanno davvero la differenza? Benvenuto su Emozioni e Connessioni, il canale dove esploriamo le emozioni e le connessioni che contano davvero. Qui ci immergiamo in temi profondi e trasformativi, aiutandoti a comprendere meglio i rapporti e te stessa in modo unico. Scopriremo insieme i 5 principi fondamentali che fanno sì che gli uomini rispettino profondamente le donne. Si tratta di atteggiamenti e comportamenti che riflettono la tua autostima, la tua maturità e la tua capacità di rimanere fedele ai tuoi valori. Perché, se vuoi conquistare il rispetto, e, perché no, anche l'amore di qualcuno, il cambiamento inizia dentro di te. Preparati a un viaggio che cambierà il modo in cui ti vedi e il modo in cui gli altri ti vedono. Hai mai pensato a cosa sia inaccettabile per te in una relazione? Ti sei mai fermata a definire quei comportamenti che, se oltrepassati, rappresentano un limite invalicabile? Molti di noi, per paura di perdere una relazione o per il desiderio di compiacere, tendono a tollerare certe situazioni. Ma la verità è che stabilire limiti chiari è uno dei modi più potenti per garantire che il rispetto sia una costante nella tua vita. Ora, immagina questa situazione: qualcuno manca di rispetto a una persona importante per te. Cosa succederebbe? Come reagiresti? L'autore di questo concetto offre una prospettiva molto chiara: qualsiasi mancanza di rispetto verso sua madre rappresenta un motivo immediato di rottura. Ti sembra drastico? Forse. Ma il messaggio è forte: ciò che accetti nella tua vita dice molto su chi sei e quanto ti valorizzi. E ora, una domanda fondamentale: chi è la persona più importante per te quando si parla di rispetto? La risposta non riguarda gli altri, ma te stessa. Solo tu puoi decidere cosa sia inaccettabile. Non aspettarti che gli altri agiscano in base a ciò di cui hai bisogno, se non sei tu la prima a definirlo chiaramente. Avere limiti ben definiti non significa semplicemente dire no a qualcosa che ti fa male. È un vero e proprio atto di conoscenza di sé. Stabilendo ciò che è inaccettabile, rafforzi la tua autostima. In questo modo, puoi evitare quei piccoli compromessi quotidiani che rischiano di erodere la tua serenità e la solidità della tua relazione. Ma c'è di più: i limiti creano rispetto. Perché, nel momento in cui pretendi rispetto, dimostri che ti rispetti profondamente. Ciò che accetti è il riflesso del valore che dai a te stessa. E allora ti chiedo: quali sono i tuoi limiti? Li hai già definiti? Rifletti su questo: quando non stabilisci confini chiari, stai di fatto permettendo all'altro di decidere fino a dove può spingersi il rispetto. Immagina una relazione in cui l'altro percepisce che può superare certe soglie, magari con atteggiamenti che ti fanno sentire a disagio. Questo non solo ti ferisce, ma compromette anche la relazione, perché senza confini, il rispetto reciproco rischia di essere messo da parte. Al contrario, definendo con chiarezza ciò che è accettabile e ciò che non lo è, mandi un messaggio potente: so quello che merito e lo proteggerò. E la cosa sorprendente è che facendo questo, ispiri un rispetto autentico. Non si tratta di controllare, ma di essere una donna che si rispetta così tanto da richiedere lo stesso dagli altri. Questo non solo rafforza la tua autostima, ma migliora anche la qualità delle relazioni che crei, rendendole più sane ed equilibrate. Ti sei mai trovata a reagire impulsivamente di fronte a una situazione difficile? A volte, l'emozione colpisce così forte che sembra impossibile non rispondere sull'onda del momento. Ma ecco una chiave potente per costruire un rispetto solido e duraturo: la regolazione emotiva. La maturità emotiva è qualcosa che gli uomini rispettano profondamente, perché rappresenta un segnale chiaro di equilibrio e sicurezza in te stessa.
La capacità di elaborare le tue emozioni prima di reagire crea uno spazio per la riflessione e il controllo, trasformando non solo le relazioni, ma anche la tua vita. Ora immagina questa scena. In un momento di disaccordo, potresti facilmente perdere la calma e rispondere in modo aggressivo o difensivo. Ma se riuscissi a fare una pausa, respirare e scegliere con cura le parole, saresti già su un livello di rispetto completamente diverso. Questo controllo non significa reprimere le tue emozioni, ma piuttosto darti il tempo di capire cosa stai provando e rispondere in modo ponderato. Questo è uno dei pilastri dei rapporti sani, un rispetto reciproco alimentato dalla capacità di mantenere l'equilibrio emotivo, anche nei conflitti inevitabili. La verità è che, anche quando le tensioni aumentano, il modo in cui reagisci fa tutta la differenza. Gli uomini lo notano. Notano quando non ti lasci sopraffare dalla rabbia, quando scegli l'empatia al posto dello scontro. E questo, di per sé, è rispetto puro. Perché, controllando le tue emozioni, comunichi all'altro, sono in grado di affrontare le sfide con maturità e rispetto, e mi aspetto lo stesso da te. Parlando di regolazione emotiva, spesso si tende a pensare che sia qualcosa di difficile da raggiungere, una disciplina quasi irraggiungibile. Ma, nella maggior parte dei casi, si tratta di una scelta consapevole. Invece di rispondere d'impulso, concederti il permesso di sentire, ma anche il potere di scegliere come reagire, è un gesto che può trasformare qualsiasi situazione. Certo, richiede pratica. Ma, facendo questa scelta, non solo dimostri maturità, ma crei anche uno spazio di rispetto in cui l'altro può sentirsi al sicuro nell'esprimersi. Immagina un conflitto in cui, invece di gridare o ignorare ciò che sta accadendo, respiri profondamente e rifletti su cosa dire. Non è solo un comportamento intelligente, è anche un atto di profondo rispetto. Perché, mantenendo la calma, permetti che il dialogo sia costruttivo, anziché distruttivo. Gli uomini, soprattutto quelli dotati di intelligenza emotiva, apprezzano molto di più chi sa gestire le proprie emozioni rispetto a chi si lascia trascinare da esse, creando ulteriore caos. Ed ecco il vero potere della regolazione emotiva, essa trasforma la dinamica della relazione. Quando reagisci con controllo ed equilibrio, non solo eviti il logorio di litigi inutili, ma stabilisci anche un modello di rispetto reciproco. Questo crea una base solida, in cui entrambi sapete che, anche nelle difficoltà, la calma e il rispetto saranno sempre la prima risposta. Ed è proprio questo di cui ogni relazione ha bisogno per prosperare. Hai mai notato come le parole che scegli di usare riflettano molto su chi sei? Quando parli bene degli uomini, soprattutto quelli importanti nella tua vita come tuo padre, i tuoi fratelli o altre figure maschili, non solo li onori, ma dimostri anche un profondo rispetto per la tua integrità personale. Può sembrare un gesto semplice, ma è un atto di grande forza. Perché, parlando con rispetto e gentilezza degli uomini che ti circondano, crei un'energia positiva che non solo migliora le tue relazioni, ma rafforza anche la tua dignità personale. Ora immagina una situazione in cui ti trovi di fronte a un comportamento negativo o irrispettoso da parte di un uomo. Come reagisci? La tentazione di parlare male, di cedere alla frustrazione, può essere forte. Ma ecco il segreto, non lasciare che il comportamento di un uomo determini la tua postura. Anche quando non si comporta al meglio, la tua scelta di mantenere dignità e rispetto è ciò che colpirà davvero. Gli uomini maturi e rispettosi notano la differenza tra una donna che si lascia trascinare dalla negatività e una che sceglie di agire con gentilezza e carattere, anche in situazioni difficili. Scegliendo di parlare bene e di rispettare gli uomini intorno a te, ti poni in una posizione di forza tranquilla. Questo non significa essere sottomessa o accettare comportamenti inappropriati, ma piuttosto rispettare l'umanità dell'altro. E, curiosamente, questa attitudine di rispetto e gentilezza finisce per attirare un livello di rispetto molto più alto. Gli uomini di carattere e maturità sono naturalmente attratti da donne che non si lasciano coinvolgere in pettegolezzi o critiche distruttive. Rispettano chi sa valorizzare il positivo e, allo stesso tempo, mantenere la propria dignità, indipendentemente dalle imperfezioni umane che tutti possediamo. È interessante come,
parlando bene di un uomo, riflettiamo ciò che è importante per noi. Quando scegliamo di evidenziare le sue qualità, o persino ciò che rappresenta nella nostra vita, stiamo anche affermando il nostro carattere. E questo rispetto non deve essere un obbligo, deve nascere da un luogo di autenticità e comprensione. Non si tratta di giustificare gli errori, ma di riconoscere che, anche nelle situazioni difficili, mantenere una postura di dignità e rispetto è una scelta che dimostra maturità emotiva e valore personale. Inoltre, gli uomini davvero maturi sono quelli che apprezzano le donne capaci di guardare oltre le imperfezioni e, nonostante ciò, di esprimersi in modo rispettoso e costruttivo. Anche quando affrontano difficoltà nelle relazioni, questi uomini rispettano le donne che non cedono alla tentazione di screditare o sminuire l'altro. Al contrario, preferiscono le donne che hanno la capacità di riconoscere il buono, anche quando le cose non vanno perfettamente, perché questo rivela una visione positiva e una prospettiva equilibrata. Ecco il punto cruciale: non permettere che il comportamento di un uomo definisca la tua postura è un riflesso diretto di come vedi te stessa. Agendo con rispetto e gentilezza, non solo elevi il livello della tua dignità, ma insegni anche agli altri come devono trattarti. Gli uomini maturi, con una visione equilibrata della vita, rispettano le donne che, in qualsiasi situazione, sanno mantenere calma, grazia e onore. Questo atteggiamento non solo li attrae, ma crea uno spazio di rispetto reciproco, in cui la relazione diventa più solida, autentica e, soprattutto, sana. Se ti sta piacendo questo contenuto, non dimenticare di iscriverti al nostro canale, Emozioni e Connessioni. Qui esploriamo sempre nuovi modi per creare connessioni più profonde e significative, e vogliamo che tu faccia parte di questo viaggio. Clicca sul pulsante iscriviti e attiva le notifiche per non perdere nessun video. Cresciamo insieme e costruiamo uno spazio di apprendimento e trasformazione. Hai mai notato come la vera fiducia derivi dall'esprimere le tue opinioni con sincerità, anche quando sai che potrebbero esserci divergenze? Molti uomini, specialmente quelli con maturità emotiva, rispettano profondamente le donne che non hanno paura di dire ciò che pensano, anche quando le opinioni sono diverse. Dopotutto, il rispetto non nasce dalla costante concordanza, ma dall'onestà e dal coraggio di rimanere autentici anche quando le prospettive non coincidono. Il segreto sta nel modo in cui comunichi. Essere in disaccordo in modo rispettoso non significa allontanarsi o attaccare l'altro, significa saper esprimere le proprie idee in modo chiaro, senza aggressività, con la comprensione che anche l'altro ha il suo punto di vista. Questo tipo di coraggio non è solo una dimostrazione di maturità, ma anche di fiducia, fiducia in te stessa, fiducia nella relazione e fiducia nella capacità dell'altro di comprendere e rispettare le tue idee, anche quando non coincidono. L'impatto delle tue parole potrebbe non essere immediato, ma esse risuoneranno nel tempo. Ed è proprio in quello spazio di riflessione silenziosa che si manifesta il potere di un semplice gesto di disaccordo rispettoso che può portare il tuo partner, col tempo, a stimare e apprezzare ancora di più la tua integrità. Non importa se la discussione non viene risolta nell'immediato, ciò che rimane è il seme del rispetto e della riflessione, che spesso diventa la base di una comprensione più profonda. Mostrando che non hai paura di essere te stessa, ottieni più di una semplice vittoria in un dibattito, costruisci una relazione solida, fondata sulla fiducia reciproca. Il coraggio di essere in disaccordo rispettosamente dimostra anche un aspetto fondamentale, che non stai cercando approvazione continua, ma una relazione genuina, in cui entrambe le parti possono essere oneste riguardo a ciò che pensano e provano. Quando esprimi la tua opinione con rispetto, anche se contraria alla sua, stai mostrando che valorizzi l'indipendenza di pensiero e che, per te, una relazione si costruisce su trasparenza e comprensione reciproca, non su concessioni o silenzi forzati. Questo trasmette una forza tranquilla che attira naturalmente rispetto, perché gli uomini ammirano le donne che non si lasciano scuotere dalle divergenze, ma che sanno mantenere dolcezza e fermezza al contempo. Col tempo, questo approccio crea un ambiente in cui il rispetto reciproco cresce. Anche se il partner non è d'accordo con te nell'immediato, il semplice atto di ascoltare le tue opinioni e dare loro spazio crea una dinamica di reciprocità. Il rispetto che guadagni ora,
dissentendo con dignità, si rifletterà nel modo in cui lui ti percepisce e, soprattutto, in come si comporterà nel gestire le differenze in futuro. Questo processo di costruzione del rispetto nel tempo, attraverso onestà e maturità emotiva, rafforza la relazione in un modo che poche altre azioni possono fare. Hai mai riflettuto sul fatto che le persone con cui scegli di relazionarti dicono molto su chi sei? La tua rete sociale, le persone con cui trascorri il tuo tempo e condividi i tuoi pensieri, riflettono non solo i tuoi interessi, ma anche il modo in cui percepisci te stessa e il valore che attribuisci a te stessa. Gli uomini, soprattutto quelli che cercano relazioni sane, notano questi dettagli. Se sei circondata da persone che non rispettano gli altri o che creano ambienti tossici, inevitabilmente questo solleva domande sul tuo valore personale e sulla tua autostima. La qualità delle tue amicizie, e persino dei tuoi colleghi, parla direttamente di come ti posizioni nel mondo. Al contrario, coltivare una rete rispettabile e di supporto può avere un impatto enorme sul modo in cui il tuo partner ti percepisce. Gli uomini, specialmente quelli con maturità emotiva, ammirano profondamente le donne che si circondano di persone che aggiungono valore alla loro vita e che condividono principi simili ai loro. Relazionandoti con individui che ti rispettano, che hanno carattere e che promuovono un ambiente di crescita reciproca, dimostri in modo naturale di essere una persona che si valorizza e che non ha paura di esigere rispetto, sia nelle amicizie che nelle relazioni romantiche. E quando lui vede che gli altri ti rispettano e ti ammirano, il rispetto che prova per te si rafforza, poiché comprende che sei circondata da persone che riconoscono e apprezzano il tuo autentico valore. La scelta delle persone con cui ti circondi ha anche il potere di plasmare il tuo atteggiamento. Quando fai parte di cerchie di persone che si rispettano, che aspirano alla crescita e che promuovono un ambiente di supporto, questo si riflette direttamente sul tuo comportamento. Tendi ad alzare i tuoi standard, perché le relazioni che ti circondano lo richiedono. Facendo parte di questo tipo di rete, rinforzi l'immagine di te stessa come una persona che si stima e si rispetta, rendendo più naturale per gli altri, incluso il tuo partner, riconoscere il tuo valore. Il rispetto è contagioso, e coltivando un cerchio di rispetto, attrai lo stesso nei tuoi rapporti personali. Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli del fatto che le relazioni tossiche o manipolative possono influire negativamente sul modo in cui il tuo partner percepisce la tua autostima. Se sei legata a persone che costantemente sminuiscono o non valorizzano gli altri, il tuo partner potrebbe iniziare a mettere in dubbio la qualità delle tue scelte e, di conseguenza, il tuo stesso giudizio. Questo potrebbe portare a un distacco emotivo, poiché associerebbe il tuo comportamento a quello di persone che non dimostrano rispetto. Perciò, allontanandoti da ambienti negativi e cercando amicizie che contribuiscano al tuo benessere, non solo rafforzi il tuo valore personale, ma contribuisci anche a costruire una relazione basata su rispetto reciproco e ammirazione. Quando lui vede che sei circondata da persone che ti valorizzano e ti rispettano, questo rafforza la fiducia e il rispetto che prova per te, creando una dinamica di crescita e rispetto condiviso. Hai mai riflettuto sul fatto che il vero rispetto vada oltre il semplice accettare qualcuno per quello che è? Rispetto significa valorizzare l'altro per tutto ciò che rappresenta, senza il bisogno di volerlo cambiare. Ma ecco il punto chiave. Rispetto e crescita personale vanno di pari passo. Non devi cambiare chi sei per essere rispettata o amata, ma piuttosto espandere la versione più forte, autentica e completa di te stessa. Che ne pensi? Non sarebbe incredibile se tutti noi potessimo crescere e, allo stesso tempo, essere profondamente rispettati per ciò che siamo? Per migliorare le tue relazioni, la vera formula sta nel concentrarti sulla tua crescita personale. Non si tratta di cambiare chi sei, ma di affinare la persona straordinaria che già vive dentro di te. Sei pronta a farlo? Quando inizi a focalizzarti sulla tua evoluzione, attiri naturalmente rispetto e crei relazioni più profonde e durature. Ed è proprio questo che vogliamo offrirti qui, su Emozioni e Connessioni, un percorso di crescita e connessione, dove il rispetto è la base di tutto. Allora, raccontaci, lo sapevi già? Quali di queste riflessioni ti hanno colpito di più?
Forse hai una storia da condividere su come il tuo percorso di rispetto personale ha influenzato le tue relazioni. Non dimenticare di iscriverti al canale, lasciare un commento e condividere le tue esperienze con noi. Saremo felici di scoprire come stai creando connessioni più profonde e autentiche. Ci vediamo nel prossimo video.